Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Mi avete lanciato una sfida scrivendomi che quest'auto non è guidabile su Tokyo, non è utilizzabile se non gareggiando usando i muri come sponda perché è inguidabile. Beh, ho raccolto la sfida e vi dico che non è assolutamente così. Sebbene le prime tre curve volevo subito abbandonare il progetto, ve lo dico chiaramente perché aveva un sovrasterzo tremendo. Ma come per la 595 Abarth, dove ci ho messo più di 5 giorni, parlo ovviamente della Abarth swappata col motore della Civic Type R, se non avete visto il video è sempre un setup per Tokyo, lo trovate nella playlist Gran Turismo 7, sempre all'interno del mio canale. Dicevo, per questa SLR non è stato facile, ma più che altro non è stato facile l'approccio. Venivo dalle altre quattro auto che abbiamo già visto che erano dei mostri incollati a terra. Questa invece appena sceso in pista mi sono messo le mani nei capelli che non ho, perché non era possibile non farla sovrastizzare di potenza. Comunque sono più di 800 cavalli, ma devo dire che è l'auto con più compromessi di quelle che abbiamo visto fino ad ora. Però non ho mollato, sono andato subito a stravolgere il comparto sospensioni e ho capito che poteva venire fuori un buon lavoro. Un'auto che ancora oggi è bellissima nonostante di anni ne abbia veramente tanti. I designer tedeschi nel 2009 hanno cercato di riprodurre la linea della McLaren da Formula 1 motorizzata appunto Mercedes AMG su questa splendida SLR McLaren, e direi che soprattutto all'anteriore ci sono riusciti perché ricorda appieno un'auto da Formula 1. Vi do alcuni consigli per guidarla su Tokyo e per divertirvi in gara. Vi dico che non è un'auto facile da guidare, quindi se cercate un'auto facile cambiate subito video e cercate un altro all'interno del mio canale. Non è nemmeno difficilissima, però la potenza è tanta e di queste auto con questa tipologia di setup è quella che ha più compromessi di tutte quelle che vi propongo, quindi questa è la quinta se non erro. Dovete avere soprattutto tanto feeling con l'acceleratore. Se riuscite ad essere precisi con l'acceleratore, a non esagerare, quest'auto sarà velocissima. Infatti riesco a chiudere Tokyo in meno di 25 minuti senza controlli attivi a parte l'ABS e ovviamente senza prendere i muri. Andiamo quindi in GT Auto, vediamo che cosa installare su quest'auto, vediamo il setting, fate molta attenzione su questi passaggi e poi vedremo la gara. Mi raccomando, guardate i primi giri per capire come cambiare marcia, come gestire il cambio e vedete come utilizzo l'acceleratore. Per prima cosa, sempre per prima cosa, dovete installare la carrozzeria larga. Va installata prima, altrimenti i componenti in GT Auto che installerete li rimuoverà. Costa tantissimo, costa 100.000 crediti allargare la carrozzeria su quest'auto, ma ne vale la pena. I cerchi in lega, prestate sempre attenzione, utilizzate gli stessi o comunque prima mettete questi qua, configurate l'auto e poi vedete se con gli altri cerchi in lega funziona. Quelli da me installati sono i BBS RIS. Il diametro è da 20 pollici, la larghezza del cerchione è larga, l'eccentricità rimane standard, guardate, 599 punti prestazione. Se invece mettete 20 pollici, larghezza del cerchione larga, eccentricità larga, passa a 708 punti prestazione. Quindi se avete 708 punti prestazione, inutile che mi scrivete, avete sbagliato, come purtroppo capita spesso, le impostazioni dei cerchi in lega. Quindi 20 pollici, larghezza del cerchione larga, eccentricità standard. Le parti personalizzate sono pochissime, è difficile sbagliare qui perché lo splitter anteriore è tipo A, l'alettone personalizzato alto. Se volete scaricare questa livrea che ho già condiviso, le piastre terminali sono tipo 5. Non è possibile installare gabbia di sicurezza su quest'auto.
Scrivetemi a questa mail se volete delle livree personalizzate o semplicemente degli adesivi personalizzati da poter installare sulle vostre auto quando volete. Sapete benissimo ormai che questa tipologia di setup prevede gomme da corsa intermedie. In alternativa potete installare gomme sport morbide, oppure l'ultima possibilità, partire con gomme sport morbide, gomme intermedie al posteriore. Al primo pit i meccanici installeranno gomme sport, quindi sia sport all'anteriore che a sport al posteriore. Per quanto riguarda la strategia di gara, ve ne propongo una diversa. Potete utilizzare sempre la stessa, quindi pit al quinto giro e pit al nono giro. Nella gara che vedrete invece ne ho fatto un'altra, ovvero mi sono fermato al sesto giro. Quest'auto consuma di meno sia come carburante che come gomme, quindi è possibile allungare fino al sesto giro, ma non pensate di fare una sosta sola perché è quasi impossibile. Dopo, quando l'asfalto asciuga, ovviamente le intermedie si consumano di più. Non so coi controlli perché non l'ho mai attivati. Potete anche provare, anzi fatemi sapere nei commenti se con i controlli attivi riuscite a fare un solo pit stop. Comunque vedrete nella gara che ho fatto, quella che preferisco io per quest'auto sono 6 giri con gomme intermedie, rientro ai box, cambio gomme e metto il carburante per fare poco più di 3 giri. Faccio 3 giri, rientro al nono giro, cambio nuovamente gomme, rabbocco il carburante quanto basta per arrivare al traguardo e arrivo al traguardo a fine gara. Purtroppo sono stato un po' lento in questa gara che ho registrato, comunque si riesce a chiudere sotto i 25 minuti. Installate sospensioni personalizzabili e inserite questi valori. Installate un differenziale personalizzabile e inserite questi valori. La deportanza qui ovviamente è fissa, se cambiamo parametro passa subito a 708 punti prestazione. Anche al posteriore il minimo purtroppo. Vedete che come cambio salgono i punti prestazione. Installate una eco personalizzabile, rimane al 100% di potenza. Installate una zavorra, impostatela su 20 kg e posizionatela a meno 50, quindi tutta all'anteriore. Non serve il limitatore di potenza. Attenzione qui, installate un cambio personalizzabile ma è manuale, non da corsa, vedete? Cambio personalizzabile manuale. Impostate una velocità di punta di 300 km/h. Regolate il finale su 2.578 e regolate a partire dalla prima marcia questi valori. Purtroppo sono solo 5 rapporti, questo è un grosso compromesso di quest'auto. Installate un intercooler da corsa, installate un compressore volumetrico con coppia ad alto regime. Guardiamo insieme curva di coppia e di potenza come decadono ad un certo punto dei giri. Siamo circa sui 6.000-6.500 giri, quindi in quest'auto le marce vanno cambiate prima, non al limitatore. Guardate bene in gara il punto nel quale vado ad effettuare il cambio marcia. Installate un filtro dell'aria da corsa, la marmitta rimane standard, il collettore di scarico invece è da corsa, il sistema frenante rimane standard, pastiglie dei freni da corsa, il controller freni installatelo, impostatelo su 1, ovviamente questo poi rimane personale, a differenza della Supra del 97 dove vi dico di metterla a 1 perché cambia tutto. Qui potete scegliere voi, a me mi aiuta nell'ingresso curva con 1 sul posteriore. La frizione e il volano rimangono normali. Come elaborazioni motore installate l'aumento dell'alesaggio, aumento corsa, messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti, albero a gomiti da corsa. Per la carrozzeria installate riduzioni del peso fase 1, 2, 3, 4 e aumentate la rigidezza della carrozzeria.
solo l'ABS attivo per quest'auto, non servono altri controlli. Se li utilizzate, vi ricordo di provare a fare una sola sosta al sesto giro. Fatemi sapere nei commenti se ci riuscite.
spero che quelli di voi che mi hanno richiesto di lavorare sul setup di quest'auto siano soddisfatti, ma anche gli altri. Fatemi sapere nei commenti se vi piace lo sviluppo del setting di quest'auto. Sicuramente non sarà facile gestirla, soprattutto il primo giro, ma non vi spaventate perché dal secondo giro cambia totalmente. Diventa veloce in ingresso curva, diventa veloce nel cambio di direzione. Basta che stiate attenti con l'acceleratore. Vi ringrazio di avermi seguito, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere le prossime auto con questa tipologia di setup particolare. Ciao ragazzi, al prossimo video.